Che caldo. Ora, ciao a tutti amici di Fabula Stalk. Benvenuti a questo nuovo episodio sulla saga sui vulcani. Come potete vedere, oggi è un caldo davvero terribile per due ragioni. La prima è che è estate e secondo, come potete vedere dalle mie spalle, sono proprio dentro un vulcano in piena attività e quindi mi sento proprio di essere come all'inferno. E quindi, stringendo un po', oggi parleremo dei vari tipi di vulcano. Ma non baniamo le ciance, passiamo subito all'episodio. La classificazione dei vulcani si basa su due diversi criteri, ossia la forma dell'apparato vulcanico e la tipologia di attività eruttiva. Partiamo dalla prima. Questa classificazione fu creata dal geologo francese Alfred Lacroix nei primi anni del Novecento, in cui categorizza 4 tipi di vulcano: i vulcani a scudo, stratovulcani, vulcani sottomarini e vulcani lineari o fissurali. Un vulcano a scudo ha l'altezza molto inferiore rispetto alla larghezza, creando pareti con una pendenza piuttosto bassa. Infatti ricorda uno scudo capovolto ed appoggiato al terreno. Questa forma è dovuta alla composizione stessa del magma che, essendo di tipo basico, scorre velocemente. Proprio per tutte queste caratteristiche, le sue eruzioni non causano particolari problemi. Il più grande vulcano a scudo attivo è il Mauna Loa, nelle isole Hawaii, che con i suoi 9.000 metri, tra porzione emersa e sommersa, è il vulcano attivo più grande del mondo. Gli stratovulcani o vulcani a cono sono caratterizzati da un rapporto altezza-larghezza maggiore rispetto ai vulcani a scudo. In poche parole, risultano più slanciati dei precedenti, che sono invece bassi e larghi. La differenza di forma dipende sempre dalla chimica del magma, che è acido e perciò tenderà a scorrere poco lateralmente e crea eruzioni esplosive. Un esempio di questo tipo lo abbiamo anche in Italia con il Vesuvio. Sono i vulcani che si formano nei fondali marini. Sono moltissimi e principalmente si trovano concentrati su 2 zone, in vicinanza delle zone di subduzione e nelle dorsali oceaniche. Formandosi in zone così diverse, avranno origini e di conseguenza forme diverse, passando da strutture classiche a forma di cono a delle vere e proprie fessure. Possono avere eruzioni sia effusive che esplosive e quest'ultime avvengono più frequentemente nelle zone di subduzione e nei bacini di retroarco. L'esplosività può dipendere anche dalla profondità dell'eruzione. Se il vulcano si trova a grandi profondità, la pressione idrostatica spesso impedisce la formazione esplosiva di vapore, mentre se è potuto crescere in verticale ed è vicino alla immersione, il rischio è davvero elevato. Il quantitativo di magma emesso è spesso abbondante ed è caratterizzato da una bassa viscosità, perciò si avrà uno sviluppo laterale piuttosto che verticale. Però, a differenza delle loro controparti emerse, i vulcani sottomarini possono creare delle strutture uniche nel loro genere. Le lave a cuscino, conosciute internazionalmente come pillow lavas di composizione basaltica. In breve, la lava a contatto con l'acqua marina si solidifica all'istante nelle porzioni più esterne, ma al contrario resta liquida all'interno, continuando a spingere e formando queste affascinanti strutture che ricordano proprio tanti cuscini sul fondale marino. Abbiamo diversi esempi di questo tipo di vulcano. Uno è il Marsili, situato in Italia nel Mar Tirreno meridionale. Appartengono a questa categoria anche i cosiddetti punti caldi o hotspot. Proprio quest'ultimo meccanismo permette di creare catene di vulcani dalla caratteristica disposizione in fila indiana.
Se l'attività dei punti caldi è molto intensa, si verifica un accumulo di materiale vulcanico che cresce dal fondale fino in superficie, dando vita in alcuni casi, come nelle Hawaii, a delle vere e proprie isole vulcaniche emerse. Ricordiamo poi che questi vulcani hanno, nella maggior parte dei casi, un chimismo basico, ossia simile a quello dei vulcani a scudo. Oppure il Cavaci, nelle isole Solomon, in cui la sua vetta, dopo alcune eruzioni, è cresciuta fino a sbucare dalla superficie dell'oceano. Un altro tipo di vulcani sottomarini sono quelli delle dorsali medio-oceaniche, chiamati anche lineari o fissurali. Come suggerisce il nome, non hanno il classico apparato vulcanico a forma conica, ma sono un vero e proprio sistema di fratture che si propaga a grandi profondità e per lunghe distanze, rimanendo per lo più rettilinee. Si formano lungo i margini divergenti, ossia punti in cui due placche tettoniche tendono ad allontanarsi l'una dall'altra. Ma alcuni di questi vulcani possono emergere dal mare, infatti la dorsale oceanica, nonostante sia per la maggior parte sott'acqua, ha anche una parte emersa e la si può vedere sia in Islanda che nella Rift Valley africana. Benissimo. Abbiamo visto finora tutte le varie forme di vulcano. Adesso ci concentreremo sulla tipologia di attività eruttiva. Esiste una scala di classificazione denominata VEI, ossia Volcanic Explosivity Index, tradotto come indice di esplosività vulcanica, e prevede 8 livelli ed è in scala logaritmica. Con questa scala si va a valutare l'esplosività di un vulcano e si basa su due concetti: volume di materiale emesso e altezza della colonna eruttiva. In questo tipo di vulcani, le eruzioni sono solitamente effusive e tranquille, tipicamente di magmi basaltici. Si creano vulcani a scudo con colonne eruttive che variano al massimo tra 100 e 1000 metri. In questo caso, così come in molti dei successivi, il nome è legato ad un vulcano e in questo caso alle Hawaii, dove si può riscontrare questo fenomeno. I gas contenuti nella lava vengono liberati in modo tranquillo, prima che questa solidifichi e si fermi, per cui la superficie della colata lavica si presenta liscia, ricoperta da un sottile strato di vetro vulcanico e prende il nome di Fahoe-Hoi. Così chiamate dal vulcano Stromboli, che si trova nelle isole Eolie, sono eruzioni caratterizzate dalle celebri fontane di lava. Questo è possibile grazie ad un aumento della pressione nella camera magmatica e, nonostante un livello di esplosività superiore a quelle hawaiane, vengono comunque classificate come eruzioni effusive. Il nome deriva dall'isola di Vulcano sempre nelle Eolie. E questi vulcani hanno eruzioni del tutto esplosive e coinvolgono l'emissione di bombe di lava, nuvole di gas e ceneri abbondanti. L'altezza della colonna eruttiva può raggiungere i 15-20 km e il magma più comune è piuttosto acido, con silice superiore al 50%. È simile ad un vulcano con eruzioni vulcaniane, ma con un'enorme esplosione iniziale che tende a svuotare grossa parte della camera magmatica. La colonna eruttiva può raggiungere i 20-25 km di altezza. Sono eruzioni davvero pericolose. Le colonne eruttive sono maestose ma possono collassare, creando delle nubi ardenti, ossia fiumi di gas, cenere e lapilli incandescenti, che scorrono lungo le pendici del vulcano con una potenza distruttiva altissima. La loro velocità è compresa tra i 50 e i 700 km/h e la temperatura oscilla tra i 500 e i 1200 gradi. Le eruzioni dei vulcani di questo tipo hanno un'esplosività tale da disintegrare l'intero edificio vulcanico, come nel caso del vulcano Krakatoa.
Il volume di materiale emesso è enorme, la quantità di gas e ceneri è sconfinata, con potenziali ripercussioni più o meno grandi sul clima a livello globale anche diversi anni dopo l'eruzione. In questa categoria di vulcani, i principali esempi sono lo Yellowstone negli Stati Uniti, e gli italiani Campi Flegrei. Sono caratterizzati dall'assenza di edificio vulcanico e per questo motivo, in superficie, spesso non ci accorgiamo di essere in un'area vulcanica. Questi però nascondono un immenso potenziale e in caso di un'esplosione potrebbero essere più violenti di un'ultrapliniana. Le grandi caldere attualmente hanno solo vulcanismo secondario come geyser, fumarole e sorgenti termali, quindi abbiamo pochi dati diretti in merito. Questo tipo di eruzione è però documentata nelle passate ere geologiche, permettendoci di capire quanto possano essere devastanti. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.